Dopo aver visitato una seiba di oltre 400 anni e la natura che la circonda, visitiamo una tribù indigena amazzonica che non ci ha realmente convinti. Da qui iniziamo il viaggio che, passando per il punto zero del mondo, ci porta nel bosco nublado, dapprima in un bar infestato da colibrì, ed infine, tra uno sterrato e l'altro, nella riserva naturale di Mashpi. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. È arrivato il bolide e siamo pronti a esplorare la riserva. Giornata inglese, ma qui è normale. Andiamo. Eccoci, pronti. Oh no, è caduta la mia bota! Proseguiamo il tragitto tra i curiosi sterrati della regione, fino a raggiungere la nostra destinazione. Siamo arrivati. Comunque questa nebbia è pazzesca, eh? Questa nebbia è pazzesca. Siamo arrivati alla riserva Ortegomaila, qua a Mashpi. Guidare così nel verde di questa riserva con la moto da cross è stato veramente un sogno. E Mashpi è una delle regioni con l'ecosistema più vario nell'intero pianeta. Ora siamo in questa riserva, si sentono già un sacco di animali e vediamo cosa si incontra. La vegetazione è fittissima e veniamo accolti dalla simpatica Soila, amica del proprietario della riserva, di cui vi racconteremo ora la storia. Cristóbal Ortega Mayla, él es. Ah, ok. Sí, él es un representante de los Quitucaras. Él nació el 24 de octubre de 1965. El cuarto hijo de 7 hermanos, más o menos. De 7 hermanos es el cuarto. Él cogía las hojas de los árboles, las flores, sacaba colores de eso y él pintaba. Y él pintaba en las paredes, entonces él manchaba, dice, me gustaba. Pero eso fue lo que le sirvió para el futuro. Luego él comenzó a pintar ya con acuarelas, con pinturas, con crayones, todo eso. Pero al principio dice, no tenía colores y yo pintaba con la naturaleza. No tenía brochas. Claro. Sí, cogía de las hojas de la naturaleza, sacaba los colores de las flores y todo, de las semillas, dice, machacaba, dice así. Sí. Y dice, con eso yo hacía colores y pintaba. Así encontré los niños de la calle y viví con ellos, dice, 3 meses. En la ciudad de Quito, en las calles, en un lugar que se llama la Plaza Grande, en Quito, ¿no? Dice, hacía fogatas y al otro día quedaban el carbón de las plantas, sí. Quedaba el carbón negro, entonces con eso él buscaba por ahí sus papeles y él pintaba. Un buen día, dice, una señora, le encontró pintando al muchacho, ¿no? Joven, le digo, de bajos recursos económicos, y le ve pintando, haciendo sus rayas, y dice, ¿puedes hacerme un retrato a mi hija? Y dice, sí, claro. Y coge y le dibuja a la hija, pero le hace exacta, le hace bien bonito, ¿no? Y la señora se queda impactada, pues, y le regala $30 por el cuadrito que le hizo. 30 sucres en ese entonces, no era dólares, sí. Era sucres. Entonces le paga los 30 sucres y él feliz de la vida dice, yo con eso me fui a comprar material para pintar. Las pinturas, las acuarelas, qué sé yo, que invitó a sus amigos de la calle a comer salchipapas, dice, porque era
se llama salchipapas, papa frita con las salchichas. Sí. Y él dice, me fui a invitar a mis amigos a comer eso. Y felices y toritos contentos que él ha ganado, que ya tenía su plata. Y bueno, ya comenzó, dice, él en ese entonces se dio cuenta que ya podía vivir del arte. Entonces se dedicó más, se fue a las ferias, donde había unas fiestas de los pueblos, él se iba y hacía sus demostraciones y vendía sus cuadros. Y así comenzó a seguir poco a poco. Y luego ya terminó el colegio y se metió a la Escuela de Bellas Artes, la aprendió y así siguió estudiando y siempre se preparó porque él es una persona muy inteligente y él se prepara y sigue adelante. Y hace hasta que un día, dice, como a los 19 años, llegó una persona de Estados Unidos y le dijo, oye chico, ¿quieres irte conmigo? Yo te llevo a Estados Unidos. Y él dice, ya, ok, y me dice, feliz de la vida, cogió y se fue. Se fue a Estados Unidos, dice, y allá desarrolló su arte, conoció pintores famosos, y ya le enseñaron muchos trucos, muchas cosas de Técnicas. Claro, esas técnicas para pintar, y dice, y fue desarrollando, y como fue, es muy hábil, es una persona muy inteligente. Ci hanno raccontato la storia del pittore Ortega, ora ci fanno vedere un po' i colibri che abbiamo già visto e aspettiamo poi il sacciperro, che è un animale molto raro, che è qui, che è un misto tra un cane, una volpe e un orso. Ho visto delle foto, dicono che viene ogni giorno, quindi vediamo, un posto veramente bello, si è scelto un bel posto dove vivere questo pittore e diciamo che anche la sua storia è molto molto interessante. Questa in teoria è la pianta, il frutto, non so cosa sia, che attira i colibri, quindi vediamo se arriva. Ce n'è già uno qua dal bevitoio, eccolo, guarda che bella. Questa la chiamano la palma camminante e dicono che nella sua vita si può muovere di 7 metri camminando, perché ha queste radici che tra l'altro vengono usate anche per fare medicine, che si spostano cercando la terra migliore e quindi si può spostare anche di parecchi metri, incredibile. È pieno di formiche che portano le foglie e le foglie ovviamente le fanno marcire, che fanno i funghi di cui si nutrono, quindi è uno dei principali alimenti di questi animalettini infaticabili. Ci hanno fatto vedere che qua con una tavola tappano il buco e quindi qui dalla cabagna reale si crea una piscina naturale che deve essere davvero davvero figa. Bellissima idea. Ci siamo fatti lasciare un po' da soli qua dalla riva e per ora poco avvistamento, veramente pochi, ma il posto è fantastico, veramente, la natura, gli alberi, bellissimo. Abbiamo fatto sport. Ci siamo attrezzati bene, quindi facciamo un po' una pausa e poi riprendiamo a esplorare. Ritorniamo alla base e veniamo accolti da un numero impressionante di uccelli coloratissimi, dal momoto fino al tucano miroco, così chiamato per avere il sedere tutto rosso. È la prima specie di tucano che ufficialmente vediamo dall'inizio del nostro viaggio. Vediamo infine Nquati attirato dalle banane che abbiamo lasciato come trappola nella riserva.
Ha iniziato a piovere, ma come capita sempre durante il giorno, e la natura come sempre in 5 minuti mischia le proprie carte, perché abbiamo passato 3 ore non vedendo nulla e poi in 5 minuti abbiamo visto un tucano molto particolare, sono arrivati un sacco di colibri e uccelli colorati, dove Sophie si sta imparando a fare la fotografa, no, ha fatto veramente delle belle foto. È arrivato un coati, che è un animale endemico della zona, molto carino, e ora aspettiamo di vedere il saciperro, che è un animale molto strano, che ci hanno detto che viene sia la mattina che a pranzo che a cena. Ora sono le 2:30 e non si è ancora fatto vedere. La custode da questo posto, che tra l'altro è molto gentile, ci teneva tantissimo che lo vedessimo, infatti tutto il tempo stava dicendoci che ci aspettava un po' ancora, non andava via finché non lo vedessimo, ma alla fine ha dovuto andare via e ci ha lasciato le chiavi della riserva intera, così ci dà più opportunità di vederlo, e poi noi chiudiamo e lasciamo le chiavi. Le chiavi, vabbè, all'ostello dove siamo parcheggiati fuori nel stazionamento. E comunque niente, stiamo aspettando solo che compara questo salciperro. Abbiamo lasciato delle trappole, sì. Ci hanno detto che gli piace la banana, allora ne abbiamo lasciato un bel po' giù, ma dicono che davvero avviene tutti i giorni, e in questo momento abbiamo le chiavi di una moto non nostra e le chiavi di una riserva non nostra, e aspettiamo che smetta di piovere, anche perché guidare, già c'erano un sacco di pozzanghere all'andata, adesso figurati con la pioggia, quindi comunque è bello, molto bello. Figura. Piove! Non smette mezzo secondo, le nostre trappole ancora lì, sono già le 4:30 e non vorremmo tornare troppo col buio, devo anche restituire la moto a sto ragazzo, gli avevo promesso che tornavo prima. Vabbè, comunque uno spettacolo, e ora si capisce perché si chiama Cloudy Forest. Ma soprattutto ieri non ha piovuto e c'erano tutte quelle pozzanghere, ora che è venuto giù l'universo mi fa anche un po' paura il ritorno, ma no, adesso era divertente. Ci siamo dovuti arrendere e continua a piovigginare, ma torniamo verso casa, e domani mattina inizieremo il viaggio verso la costa. Sono circa 6 ore e mezza di viaggio, obiettivo balene, e niente, bellissimo posto veramente, Mashpee, riserva naturale, ve la super consiglio, e torniamo a casa, speriamo di non beccare troppe pozzanghere. Ripercorriamo gli indimenticabili sterrati ecuadoriani ed abbandoniamo la riserva naturale Mashpee, posto davvero super consigliato. Ma le avventure in Ecuador non finiscono qui. Ci dirigiamo nella zona costiera, dove incontreremo un ragazzo che parla letteralmente con gli animali ed altri incontri davvero sorprendenti di cui vi parleremo nel prossimo episodio.